Cosa diavolo ci sarebbe di filosofico profondo in Record of Ragnarok? Beh, detto proprio francamente... Una beata minchia! Oddio, qualcosa che può dare qualche spunto di riflessione c'è pure, ma questo manga è geniale secondo me per due punti fondamentali. Primo fra tutti, a parere mio, l'abbondante Afrodite che mi ha destabilizzato completamente già la prima volta che la vidi. I due golem intenti a farle da sostegno per le sue voluttuose grazie poi, ragazzi, tocca picchi di epicità davvero alti. La seconda cosa è questa. Perché perdere tempo ad inventare personaggi a cui dare un background particolare o una storia complessa che ci spieghi del perché siano così forti e abbiano tali abilità, quando basterebbe prendere personaggi del mito e della storia e farli fracassare di botte in un torneo? Perché è proprio di questo che parla Shumatsu no Valkyrie, titolo originale dell'opera che trattiamo oggi. Scritto da Takumi Fukui e Shinya Yumemura e disegnato da Shika Haji, questo seinen ha debuttato sulle pagine della rivista Monthly come Zenon nel 2017. Questa è un'opera tamarra e molto testosteronica, come non se ne faceva da un bel po'. La trama di per sé è molto semplice. In questo universo non esiste solo un determinato pantheon di divinità, bensì a quanto pare che siano di origine ellenica, norrena, induista, giapponese, cinese e così via, tutti gli dei esistono. E sembrano pure convivere in maniera abbastanza pacifica fra loro, a differenza dei corrispettivi seguaci umani sulla Terra. Ogni 1000 anni si tiene una sorta di congresso del Valhalla, in cui tutte queste divinità si riuniscono. In quest'ultimo convegno si decide all'unanimità per l'estinzione della razza umana. E già questo di per sé non si vede sempre, se vogliamo. Mi spiego meglio, non il mondo in pericolo di per sé, che è una caratteristica di default di ogni manga action che si rispetti, ma il fatto che qui sono proprio tutti i numi tutelari, nessuno escluso, ad essere i nemici della storia. Gli unici a opporsi a questa decisione sono le Valchirie, capitanate dalla bellissima Brunilde, che prende il nome da un personaggio del mito nordico, una Valchiria appunto, presente nel racconto dei Volsunghi e nel canto dei Nibelunghi, che nella tradizione germanica diviene regina d'Islanda. Lei ricorda agli dei l'esistenza di una legge universale che fornisce in casi come questi una possibilità per gli esseri umani di scampare a questa apocalisse, il Ragnarok, dove appunto gli uomini dovranno scontrarsi in una battaglia contro gli dei per la loro salvezza. Il Ragnarok nel mito è effettivamente l'ultima battaglia, il destino degli dei, che segna la fine e l'inizio di una nuova creazione, di un nuovo ciclo temporale. Abbiamo dedicato un'intera puntata nella rubrica Miti e Leggende a questo argomento, che vi invito a recuperare. Gli dei a questo punto, non potendosi tirare indietro, accettano lo scontro con questa umanità, dalla cui parte si schierano appunto le Valchirie, con cui instaurano una sorta di legame che prende il nome di Volud, come il nome del dio fabbro del mito norreno. A contrastare gli dei ci saranno non uomini sconosciuti, ma personaggi, e questo è il colpo di genio, facenti parte della nostra storia reale, pronti a menarsi in un epic war per il destino del mondo. Abbiamo il team divino formato da Thor, Zeus, Poseidone, Eracle, Buddha, Loki, Apollo, Susano, Bishamon, Anubio, Odino, Belzebù e Shiva. Contrapposto al team umano, Quishin Wang, Re Leonida, Nikola Tesla, Sasaki Kojiro, Raide Tamemon, Adamo, Rasputin, Lubu, Okita Tsuji, Nostradamo, Simo Haya, Sakata Kintoki e Jack lo Squartatore. La mia curiosità a questo punto era tantissima, già che vabbè, Kojiro, Wang, Liu Bu, che sostanzialmente sono guerrieri, samurai, condottieri, che comunque in vita si sono contraddistinti appunto per la lotta, ci sta insomma. Passi anche Jack the Ripper, che era un serial killer e non un combattente, ma ok, la violenza lo ha contraddistinto. Ma Nikola Tesla? Veramente? E con cosa lotta? A colpi di corrente alternata? Nostradamus? Sul serio? Capite bene che è inevitabile, per quanto confesso, la pienissima leggerezza con la quale mi sono approcciato, che in me sin da subito iniziò ad insinuarsi la curiosità morbosa. La serie, devo dire, che si è giocata benissimo questa carta. Mi ha dato un po' quelle vibe di quando da ragazzino guardavo Celebrity Deathmatch, ve lo ricordate?
Uno può pensare sin da subito che comunque si tratta di scontri tutt'altro che equilibrati, e in effetti la prima sensazione è questa, ma un intervento non previsto da parte delle Valchirie porteranno a livello questi match. Ora, per evitare spoiler, non starò qui a dirvi chi si scontrerà con chi o chi avrà la meglio negli incontri, anche perché se lo facessi vi avrei spoilerato il 90% dell'opera stessa. Però attenzione! Non dovete pensare che ci sia solo un ritmo costante e ripetitivo fatto solo di frenetiche mazzate. Ci sono anche momenti di flashback di riflessione durante i combattimenti che sono molto interessanti, alcuni dei quali approfondiscono l'aspetto psicologico dei personaggi di ambo le fazioni, contribuendo in questo modo a dare maggiore caratterizzazione. Da menzionare anche i momenti in cui la serie si prende il tempo per raccontarci la storia o il mito dei vari combattenti, che è una piccola chicca per chi come me è appassionato appunto di storie e di mitologia. Ora, come premesso inizialmente, qualche spunto di riflessione c'è. L'aria che respiriamo infatti mentre leggiamo questo manga o guardiamo la sua trasposizione animata su Netflix è questa. Le divinità sembrano avere un approccio molto umano in realtà. Sono esseri che vogliono mantenere il proprio predominio, che peccano in alcuni momenti di gelosia o di tracotanza, caratteristiche troppo umane. Come altri prima di me hanno fatto notare, è proprio perché punti nell'orgoglio da parte di Brunilde che hanno deciso di mettere su questo torneo. Dall'altra parte invece c'è l'umanità, che lotta disperatamente, con speranza, nonostante per principio il loro avversario sia un essere superiore, cercano di non darsi per vinti, arrivando a compiere azioni che hanno del miracoloso per certi versi, dimostrandosi su questo punto più illuminati dei loro avversari, il che è paradossale e fa riflettere, no? Detto questo, comunque, a parte questa breve parentesi, non c'è tanto di filosofico da esplorare a riguardo, sono più le battaglie epiche la caratteristica dominante e anche le piccole chicche storiche e mitologiche che accompagnano la narrazione. Bene amici miei, il video termina qui. Anche se oggi abbiamo trattato un anime diverso da quello che solitamente portiamo su questa rubrica, spero comunque che l'abbiate trovato interessante. Io ringrazio il buon Nicola Camerlengo per avermi fornito appunti utili per questo video. In descrizione trovate i social su cui potete seguirci per aggiornamenti e novità, ed anche il nostro store di magliette che vi invito caldamente a visitare. Un doveroso saluto a tutti i nostri veri chad abbonati al canale e ricordo a tutti che basta il costo di un caffè al mese per entrare anche voi nel clan. Per voi non è niente, ma per noi fa tanto, e con la quantità di video che vi stiamo spornando penso che ce lo meritiamo, no? Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, ci vediamo al prossimo e buona vita a tutti!